a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job, and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. There in the moment in my white dress. Buongiorno ragazzi, Ma buongiorno! eccoci di nuovo qui in viaggio. Siamo in Francia ragazzi. Ci mancava Charlie su strada e anche per noi scalpitavamo. Come avete visto abbiamo lasciato di nuovo l'Italia, abbiamo attraversato i confini sia in ingresso che in uscita con la Svizzera fino ad arrivare qui nella parte sud della Francia, dove abbiamo dormito stanotte dopo un primo lungo tratto di strada. È una piccola resosta che ha il camper service con tutti i servizi di carico e scarico, ma d'altronde si sa, in Francia sono ben attrezzati. Abbiamo dormito benissimo, super silenzioso, con questo, è una zona praticamente agricola, rurale, quindi ci sono delle case in campagna con questi campi. È stato diciamo anche abbastanza fresco. Sentivano solo le ranocchie nei campi. Nei campi, nel fosso, no? Nel Nel fosso, campo. sì, perché c'è anche il fosso. C'è intorno. un fiumiciattolo, un rivolo d'acqua. Ma dove andiamo? Diciamo ai nostri amici cosa stiamo È facendo vero, e è dove vero, stiamo andando. ci perdiamo in ciance, bando alle ciance. Andiamo verso nord e la meta, la nostra destinazione è il Regno Unito, ovvero precisamente l'Inghilterra. Paese che abbiamo già visto più volte. Infatti, Ma perché andiamo in Inghilterra? Perché andiamo a trovare dei nostri amici e vogliamo fare un tour estivo prima di poter poi rientrare a settembre, perché ve lo anticipiamo già da adesso, a settembre vogliamo incontrarvi a Parma e quindi rientreremo per quelle certo, date. non possiamo perderci la fiera, tipica fiera italiana di Parma. Per chi fosse camperista insomma sa di cosa stiamo parlando, e ci sarà a metà settembre, quindi insomma faremo tutti i calcoli per essere presenti e venire a salutarvi, quindi già da ora segnate sul calendario. Poi vi daremo le date esatte in cui potremo essere effettivamente Esatto. presenti. Ma ora ripartiamo, dobbiamo fare l'acqua perché vedete qui ci sono un bel po', anzi sentite un bel po' di piatti da lavare, Vi faccio vedere, qui ci sono i piatti. perché ieri abbiamo finito l'acqua. Sentendo tutte le voci di corridoio, leggendo nel web, e poi lo sappiamo perché noi siamo ex camperisti, anche noi da lunga data, anche le nostre famiglie, sappiamo che le nazioni diciamo a nord delle Alpi dell'Italia, come la Svizzera, l'Austria eccetera, pesano i veicoli molto più spesso che in Italia, e pesano così random diciamo, quindi o alla frontiera o la polizia stradale, e quindi diciamo siamo partiti piuttosto scarichi di tutto. E proprio per questo motivo, infatti, abbiamo fatto prima una pesa a casa nostra, siamo tranquillamente nei limiti, ma poi per sicurezza abbiamo viaggiato anche a serbatoi scarichi, perché non si sa mai le tare come sono Esatto. delle bilance, nel caso ci avessero fermati volevamo essere ampiamente sicuri. Poi di fatto non ci ha fermato nessuno. No, no, è andata bene, però di fatto è mancata poi l'acqua, ne avevamo un pochina, è finita subito, a parte per lavarsi un po' noi così, e quindi è mancata per i piatti e le stoviglie. Poco male, perché come vi abbiamo detto qui in Francia praticamente si trovano dei punti carico e scarico quasi ovunque, quindi ora facciamo carico dell'acqua e poi laverò i piatti. Dan 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 dan. Poi più avanti nel viaggio, risalendo verso nord, vi spiegheremo nel dettaglio cosa serve per passare la frontiera con l'Inghilterra, perché nel caso non lo sapeste ci sono diverse restrizioni, ma ve ne parleremo più avanti. Da 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 da. Stay away from that old Viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. Just one
swing by, then you'll be swinging with the band. If you hang around that old Viper man, if you should come across a Viper in the night, that's when you get the hit that makes you feel alright. You'll be high and trouble. Prosegue il nostro viaggio, stiamo attraversando una città che abbiamo già visitato in passato, ovvero Colmar, meravigliosa ragazzi, e questa che vi mostro adesso è la super chicca. Ebbene sì, anche la Francia ha la sua statua della libertà. Swinging with the band when you hang around that old Viper man. Statua della Libertà che avevamo già visitato in passato, perché per chi non lo sapesse l'ideatore, lo scultore della Statua della Libertà è francese, è nato È qui. proprio qui, è nato qui a Colmar. Andate a scorrere la playlist dei viaggi su YouTube passati e troverete anche tutto il giro che abbiamo fatto a Colmar. Abbiamo un po' di tempo fa. Vero, abbiamo un video bellissimo di Colmar. When you cut it with that old Viper man. You'll be high. You take one hit and you'll be swinging with the band. When you hang around that old Viper man. Piccola sosta ragazzi, guardate che posticino che abbiamo trovato. Al fresco sotto l'albero. Si sente il cinguettio degli uccellini, però si sentono anche i camion che passano sulla strada. Tanto è un pranzo veloce con cose fresche e poi ripartiamo subito. Dopo il pranzo super veloce siamo ripartiti e stiamo andando ancora verso nord. Sempre più a nord. Taglieremo in due praticamente la Francia. La destinazione, come vi abbiamo detto, è il porto di Calais, perché per andare nel Regno Unito noi sceglieremo il traghetto, non faremo l'Eurotunnel perché è molto più costoso, anche se ci impiega meno tempo. Noi non abbiamo problemi così di tempo e quindi scegliamo il traghetto che ha un bel panorama e di fatto con imbarco e sbarco ci mette un'ora e mezzo, quindi nemmeno più di tanto. Allora i lavori e le deviazioni stradali non sono solo l'Italia. Siamo nel cuore della Francia e stiamo trovando notevoli deviazioni, interruzioni, stanno rifacendo una strada, quindi ci mandano nei paesini più sperduti, in mezzo agli orti, insomma, come sapete ci fanno scorrazzare di qua e di là e noi così in questo modo ce la prendiamo con calma e visitiamo anche delle frazioni che altrimenti non avremmo mai visto. Ce la prendiamo con calma, abbiamo deciso sono le 7 di sera, facciamo un altro centinaio di chilometri, poi ci fermiamo, ci facciamo una bella doccia perché oggi serve tutta e poi ceniamo e ci rilassiamo un attimo e domani ancora verso nord. Ma che paesino! E nonostante il caldo, questo paesino si chiama Trepaille e è nel cuore della regione dello Champagne. A ogni angolo ci sono le cantine, è proprio etichettata come la ruta dello Champagne. Etichettata proprio. Etichettata, cioè proprio... E ce ne sono tante di queste cantine. Ecco Trepaille. Dov'è l'area sosta? Ah, là.
Ma buongiorno! Buongiorno ragazzi, di nuovo in viaggio. Esatto, e lasciamo questa terra meravigliosa, vini, champagne, di tutto di più, 3 pile. Ah, 3 pile. Il pile non ci è servito, anzi tutto il contrario. 30 gradi, altre 3 30 gradi, panorama meraviglioso con questo verde brillante. L'unica nota negativa è stamani il cielo è un po' chiuso, un po' velato, e in mattinata presto ha fatto anche qualche goccia di pioggia con un po' di tuoni, ha borbottato, ma niente di che. Continuiamo il viaggio verso nord, destinazione Calais. Ragazzi, siamo quasi arrivati a Calais. Ora andiamo a parcheggiare in un'area che abbiamo individuato su Park4Night, passeremo lì la notte e domattina ci imbarcheremo subito sul traghetto. Abbiamo visto che i traghetti sono frequenti, quindi ci sono diverse corse durante la giornata, e a quel punto adesso è tardo pomeriggio, non ha senso fare le corse per prenderne uno, ci riposiamo e domani mattina belli freschi affrontiamo la traghettata verso Dover e speriamo di vedere le famose scogliere. Quindi, visto che insomma siamo in estate, la giornata è bella, incrociamo le dita per domani, così ve li facciamo vedere anche a voi. Ecco gli sposi, abbiamo trovato anche gli sposi. Non poteva iniziare il viaggio con gli sposi, li troviamo ovunque ragazzi. Ci hanno anche salutato, carini, veramente. Sono addobbate tutte le macchine con i fiori agli specchietti, molto più che in Italia. Imbarco, ciao Francia, bye bye, anzi au revoir. Laissez leurs bagages sans surveillance et de les garder au privé durant toute la traversée. Siamo partiti, lasciamo la Francia. Ciao! Definitivamente. Ciao Francia! E poi tra poco vedremo forse le bianche scogliere di Dover. Con il sole vediamo se ce la facciamo. Adesso ci facciamo un'oretta e mezzo di navigazione e poi ci vediamo dall'altra parte della Manica. La Manica! Ci fa sempre ridere sta parola perché in italiano vuol dire tutt'altro. Sì, sì, dai, che oggi le bianche scogliere le vediamo con questo solicino, dai. Sì, solicino, però c'è un nuvolone nero Bisogna pazzesco. vedere che c'è dall'altra parte. Ragazzi, stiamo per arrivare, sono tutti qui affacciati alla vetrata ad ammirare le bianche scogliere di Dover. Oggi si vedono veramente vedono! bianche, si vedono. C'è il sole, si vedono, speriamo che regga perché nella Manica il tempo cambia velocissimamente, magari ora scendiamo noi, tac, tutto buio. No, scherzo, dai, sono fiduciosa.
Siamo nella corsia di sinistra, ragazzi. UK arrivati in Gran Bretagna. Ci tengono a sottolineare dai cartelli di tenere la sinistra, ovviamente. Ma ormai siamo allenati. Sì, Fede ormai è guidatore da zona di sinistra, come si dice. E dietro l'uscita di tutti i mezzi si vedono ancora con il sole le bianche scogliere. Belle, ragazzi. Felici di averle viste con il sole. Mamma mia. Un'altra cosa, ovviamente. Guardate che roba. Sono bianche. Fede lo lascio in pace perché ora si entra nel traffico. Finora diciamo che c'erano le stradine all'interno del porto. Iniziano ora i veri sensi di marcia opposti ai nostri. E qui Welcome to England. Danno il benvenuto ai ticket. Stiamo percorrendo la M20, che è una delle arterie della parte sud inglese che porta intorno alla metropoli di Londra, quindi il traffico sta aumentando, le corsie sono aumentate, sono diventate 4 per parte, ma anche il traffico è più rallentato, diciamo così. Oggi è domenica, quindi forse ce la caviamo con poca fila, speriamo. Passati la circonvallazione di Londra poi ci fermeremo per un pranzetto, perché oggi è domenica, un pranzetto ce lo meritiamo, Primo pranzo inglese, anche se con prodotti italiani. Io mi farei anche un bel piatto di pasta. Sì, ci avevo pensato. Il piatto di pasta è un po' di che non lo mangiamo, e poi anche per far riposare Fede, perché comunque anche se non è la prima volta, però la guida diciamo dall'altro lato un pochino di tensione è normale, no? Soprattutto quando ti trovi dentro questa centrifuga a 8 corsie con tutti che ti passano da destra. Sì. Eccoci finalmente fermi su suolo inglese e ci facciamo subito un buon piatto di farfalle con il pesto alla genovese. Proprio British style. Tantissimo British style proprio. Buon appetito. C'ho una fame, ragazzi, che abbaio. Buon appetito. Buon appetito. Ah, che mangiata, ragazzi. Finalmente si sta molto meglio. Un buon piatto di pasta ci voleva proprio. Anche perché stamani ci siamo alzati molto presto, perché dovevamo imbarcarci. Come sapete, quando si sale sui traghetti bisogna presentarsi un'ora prima, fare il check-in e tutto quanto. Quindi abbiamo anticipato la nostra colazione, Esatto. L'abbiamo fatta molto presto. Ho finito l'ultimo goccio di latte che mi era rimasto, perché ora vi diciamo un po' di cose riguardanti l'ingresso nel Regno Unito. Ci sono delle restrizioni e ci sono anche dall'altro lato delle incombenze da svolgere. Prima parliamo di cosa è richiesto per entrare in questo paese. Sono delle norme che sono variate da poco, quindi oltre a quello che vi diciamo noi vi consigliamo di informarvi sui vari siti. Da pochissimo è stato introdotto l'obbligo del visto, per quello che vi abbiamo nominato questa parola recentemente. Sì, abbiamo dovuto fare i 2 visti online, quindi il visto è personale e è agganciato al vostro passaporto, che è obbligatorio per l'ingresso nel paese. Quindi quando andate sul sito, vi mettiamo qui sotto in descrizione il link per poterlo fare, dovete inserire i dati appunto del passaporto, che non deve cambiare nel corso poi del vostro ingresso, Certo. perché se rinnovate il passaporto magari vi cambia il numero, non è più valido. Esatto. Il visto dura 3 anni e vi permette di visitare tutto il Regno Unito per 6 mesi al massimo nell'arco di 3 anni. Quindi potete entrare e uscire più volte, ma Con nel una complessivo non potete copertura. superare i 6 mesi. E questo ha un costo. Ha un costo che è individuale, quindi non si può fare uno per tutta la famiglia, è agganciato al vostro numero di passaporto, come vi dicevo, e costa 19 euro e spicci. Ora non mi ricordo i centesimi, comunque diciamo una ventina di euro a testa. Doveva essere inizialmente di circa 10 sterline,
più o meno al cambio 12 euro. Poi però è stato aumentato. avevano promesso un aumento e puntualmente. e di fatto è aumentato nel corso di questo periodo, quindi quando l'abbiamo fatto noi sul sito online è veloce, Velocissimo. lo fate in 5 minuti, inserite i dati, inserite alcune altre informazioni che diciamo la schermata vi richiede e poi praticamente vi arriva tutto, non dovete stampare nulla, non stampate nulla perché vi arriva ovviamente la risposta in positivo o negativo, in teoria dovrebbe essere una proforma, quindi insomma è un visto turistico e quindi dovrebbe arrivare quasi sicuramente la risposta in positivo che ve la mandano per mail, quindi sapete che il vostro visto, diciamo così, è attivo da quel momento. Che quando arrivate, diciamo, all'ufficiale di dogana fa il controllo del passaporto e vede automaticamente che vi è agganciato un visto valido. È consigliato di farlo almeno 3 giorni prima, ma poi di fatto noi, come abbiamo lasciato il pulsante dal click, è arrivata subito, Sì, istantanea, la conferma. Un'altra norma che è stata introdotta ultimamente riguarda invece i prodotti alimentari che è possibile importare nel Regno Unito. Ci sono tantissime restrizioni e praticamente non potete portare nessun tipo di latticino, non potete portare nessun tipo di carne, nemmeno quella in scatola, nemmeno quella surgelata, nemmeno comprata al duty free, non potete portare il ragù di casa. Non possiamo mangiare il nostro ragù, ragazzi. È stata veramente una mazzata. Quella del visto era una passeggiata in confronto a questa, perché Sì. noi c'eravamo già, come facciamo sempre, pronti a pienare il nostro freezer di vari ragù, sughettini, eccetera eccetera, e invece purtroppo niente. Portiamo No. scorte di formaggi dalla Toscana, Niente formaggi. portiamo cose buone, insomma, perché sapete, l'Italia si mangia bene e i nostri prodotti sono richiesti in tutto il mondo, ma ai noi No. qui nel Regno Unito non li vogliono. E mi è toccato mangiare la pasta asciutta senza il grana padano, ma vi rendete conto? È una mazzata, È una una mazzata mazzata. per me, ma soprattutto per Fede che è avvilito da giorni. E anche per quanto riguarda i latticini non potete portare ovviamente mozzarelle Nulla. e nemmeno nessun prodotto all'interno del quale ci sia come ingrediente il formaggio. Questa abbiamo letto essere anche una nota dolente per gli italiani che vivono in Gran Bretagna e che ogni tanto dalle famiglie in Italia si facevano mandare il famoso pacco, no? Contenente tutte le prelibatezze, i cibi buoni, i salami, i salumi, i salamelle, Le salsicce. salsicce, tutte queste cose qua. Niente. Infatti noi ai nostri amici volevamo portare una bella busta piena di carne e di salsicce, perché e invece... i nostri amici, vi ricordiamo, sono italiani ma vivono lì da diversi anni, quindi quando ci hanno invitato da loro hanno detto ma dai, magari qualche salsiccia, no? Ci è scappata la battuta per farci una grigliata, e lì per lì insomma inizialmente non sapevamo, poi ci siamo informati bene e purtroppo niente da fare. Se portate qualcosa di questo genere, sappiate che potete incorrere in multe salate. Si parla di multe salate addirittura fino a 5.000 sterline, 5.000 euro, non so il cambio quanto possa essere. Però, di fatto, noi ci aspettavamo di essere controllati da cima in fondo e invece... Infatti la Cosa nota è successo? ancora più dolente è stata quella che noi siamo stati ligi, precisi, non abbiamo controllato ogni etichetta di ogni pacco e prodotto che abbiamo caricato su Charlie. Eravamo tranquillissimi. Come ogni dogana che affrontiamo, ci aspettavamo che l'ufficiale ci indicasse la porta per aprirla, avrebbe guardato sicuramente il frigo, magari avrebbe chiesto avete nulla da dichiarare, e avevamo già le risposte pronte, diciamo. E invece? E invece ci siamo rimasti malissimo, ragazzi, perché oltre al danno, come si dice, la beffa in questo caso, non è salito nessuno, non ci hanno chiesto di vedere nemmeno l'interno di Charlie, niente, cioè, niente. Bene da un lato, però questo non Che vuol disdetta. dire che si poteva fregare. No, cioè, no, non vogliamo dire questo, però ora a cose fatte, a dogana passata, due salsiccine, veramente. non si faceva male a nessuno. No, ma oltretutto l'avremmo mangiate senza farle arrivare da nostri amici, l'avremmo mangiate forse oggi, subito dopo la dogana. Ma nemmeno una gratatina di parmigiano sopra la pasta di oggi? Niente, nemmeno zero. quello. I controlli ci sono, però noi niente, non ci hanno controllato meno del solito, i passaporti sì ovviamente, e ci ha fatto veramente 3 domande.
proprio 3. Ci ha detto quanti siete a bordo Dove andate? e gli abbiamo detto siamo 2. Dove andate? Gli abbiamo detto la città dove vivono i nostri amici E quanto sta? e quanto rimanete, e quindi gli abbiamo detto un periodo un po' vago, perché effettivamente, ma non ha fatto grossi problemi, ci ha dato passaporti e ci ha detto buon viaggio. Abbiamo letto che queste norme restrittive alimentari sono dovute a una malattia che colpisce gli animali, che se non erro si chiami afta zoologica o qualcosa del genere, ma non è una cosa che colpisce l'essere umano, ma è, diciamo, una malattia degli animali, e quindi ovviamente capite bene che carne e latticini sono a rischio, e quindi il governo inglese ha messo queste forti norme restrittive. Tutto questo significa che abbiamo il frigorifero vuoto, Veramente. perché noi abbiamo la cassapanca piena di scatolette di tonno, fagioli, lenticchie, ceci Sì. che non si trovano, e dovremmo fare una spesa in sterline con dei prezzi abbastanza alti. Un po' stiamo scherzando, però ci siamo rimasti male del fatto che dopo tutta questa situazione, diciamo, di precisione che siamo stati ligi a controllare gli alimenti, nessuno ha verificato nulla. Vabbè. Quindi vi diamo queste informazioni qualora voleste entrare nel Regno Unito. Un'altra cosa importante da considerare è l'assicurazione sanitaria, perché qui in Gran Bretagna non abbiamo le stesse coperture che possiamo avere a casa nostra. Ma perché siamo in Brexit, fuori dall'Europa? Fuori Brexit, e quindi siamo di fatto extracomunitari. Extracomunitari. E quindi come si fa? La nostra tessera sanitaria dovrebbe coprire, se non erro, se non avevo letto male, solo le emergenze. Quindi se vi sentite male vi devono fare un ricovero d'urgenza, però non copre tutte quelle altre situazioni. Tipo vi slogate un polso, che ne so, vi situazioni rompete un dente. dentali, eccetera eccetera, cose anche un pochino più gravi. Però insomma in questi paesi è fortemente necessaria non è obbligatoria, ma ripeto, è fortemente necessaria l'assicurazione, fortemente consigliata l'assicurazione sanitaria. Noi da anni, da quando viaggiamo, ci affidiamo a Eimondo, lo sapete, ci troviamo bene, ci piace tantissimo perché c'è un'app sul vostro cellulare che è facilissima da installare, da capire e da seguire, è tutta in italiano, c'è il tasto emergenza 24 ore su 24, quindi nel caso uno, facciamo le corna, avesse bisogno, c'è sempre qualcuno che parla italiano dall'altra parte che risponde, e questo non è una cosa da poco. Assolutamente no. E il rapporto qualità-prezzo di questa assicurazione ci piace tantissimo, perché comunque dà tanti vantaggi. Poi dovete un attimino andare a vedere nel sito quella che fa il caso vostro, quindi non c'è un unico prezzo per un'unica polizza, no, ma tante situazioni. Quindi in questo caso noi sapevamo che andavamo nel Regno Unito e abbiamo fatto quella copertura totale del Regno Unito. Gli abbiamo dato la data d'ingresso e la durata del nostro viaggio, e a quel punto ci è stato calcolato il premio. Sappiate poi che se voleste farla tramite il nostro link potete beneficiare anche di uno sconto del 10%. Che insomma non è una cosa da poco. Esattamente. Quindi sotto al video trovate il link Eimondo, quando vi si apre praticamente la pagina, in alto trovate lo sconto tickets, e da lì potete navigare e scegliere quella che fa al caso vostro. Per noi, rispetto a quelle che avevamo visto, è super consigliata. Speriamo mai di non usarla, però siamo più tranquilli. Io ogni volta che la faccio e che vedo sul telefono che è attiva mi sento più tranquilla. Poi ci sono anche la protezione dei bagagli se viaggiate in aereo, ci sono le protezioni infortuni se fate attività sportive, ci sono tutte le varie opzioni che potete scegliere. Almeno andate a dare un'occhiata al sito, perché è una cosa molto interessante. E quindi noi ora ci rimettiamo in viaggio, perché la strada da fare è ancora tanta. Poi a un certo punto troveremo un posto dove fermarci per la notte. Sì, sì. Qualche nuvolona nera in puro stile British è arrivata, ma niente di che, di passaggio. Si sta bene, temperatura buona, una ventina di gradi in questo momento, ma sono anche le 19, le 7 di sera. E infatti proprio per questo Fede è cotto, perché parlo al plurale, ma ha guidato tutto il giorno, e quindi abbiamo fatto un paio di pause per andare al bagno, ma niente di che. E quindi ora raggiungiamo un'area service. Sulle autostrade inglesi non ci sono i veri e propri autogrill come le conosciamo noi, ma
ogni tot miglia, perché qui le distanze si misurano in miglia, ci sono delle aree, però dovete uscire, c'è l'uscita segnalata, si raggiungono queste aree, parcheggi immensi per i mezzi più grandi, più piccoli, dove ci sono i negozi, dove potete acquistare cibo, andare al bagno, eccetera eccetera. Però in molti di questi parcheggi non si può dormire perché altrimenti ci sono delle multe salate. Devi pagare. Oppure pagare una sorta di pernottamento, sì. Quindi noi abbiamo deciso che adesso ci fermiamo al prossimo service per fare il punto della situazione, diamo un'occhiata su Park Fortnite, un posto dove andare a dormire, e poi lo raggiungiamo. Chi è Billy? Questa è Billy? Billy è quella là che sta mangiando, quella nera e bianca. Poi c'è Henry è là dietro, Bilky è lei, comodamente seduta, E e poi Noah dovrebbe essere quella bianca lì. abbiamo trovato questo parcheggio di un pub che però è chiuso. Volevamo prenderci una birretta. Volevamo prenderci una birretta, il pub è chiuso, non c'è nessuno, su Park Fortnite Dicono che si può parcheggiare, che i gestori sono tranquilli e i camper sono benvenuti e infatti quindi, ce ne sono altri 2 camper. quindi ce la giochiamo e dormiamo qui. Anche Ora- perché siamo stanchi. Siamo stanchi, vediamo se aprisse più tardi, però sull'orario c'è scritto che oggi è domenica e chiude alle 5 e ora sono le 8. Ma anche quasi le 9, c'è tanta luce ma qui ragazzi non ci si capisce nulla. Ma infatti siamo stanchi, mangiamo proprio un boccone e andiamo a letto a questo punto. Buongiorno ragazzi, Ma buongiorno! ci siamo spostati da dove abbiamo dormito di poche miglia e oggi facciamo la prima spesa all'Aldi perché abbiamo il frigorifero vuoto. Le fragole costano 63 €1. Attenzione, abbiamo anche i tortelloni, quanto li fanno? No, non capisco. No. Una sterlina, quindi 1,20 €. Che le lasagne fanno. E poi immancabili i macaroni. Prendiamo un po' di maiale tipico inglese e visto che non ce l'hanno fatto portare prendiamo anche un po' di latte inglese che qui sai con questi pascoli verdi ce l'hanno buono. Qui ovunque va il cheddar e prendiamo il cheddar. Vi faccio notare cosa vendono in questo supermercato: gli spaghetti nel barattolo di latta e anche i ravioli. Ma qui stendiamo un velo pietoso ragazzi, non vogliamo nemmeno sapere cosa ci possa essere qua dentro. Non ci siamo. Che hai trovato? Non ci siamo. Abituati bene dall'Italia, ragazzi. Qui non ci siamo. Prendiamoci anche le uova. Prima spesa fatta, una ventina di sterline, quasi 30 €, giusto lo stretto necessario. Ora ci rimettiamo in viaggio e andiamo sempre più a nord verso la casa dei nostri amici. E prima o poi arriveremo, ragazzi, tranquilli. Poi la spesa, quella vera, la faremo insieme a loro che ci consiglieranno dove andare e cosa comprare. Vai che Charlie scalpita, poi una giornata spettacolare. Un sole incredibile, è caldo e lo dico anch'io. Mi sono messa solo il pile perché dentro l'Aldi ci sono i pinguini che svolazzano di qua e di là. Dopo secoli siamo arrivati. Siamo arrivati a casa dei nostri amici, ora parcheggiamo. Seguite il prossimo video perché vi diremo dove siamo arrivati Esatto. e cosa faremo in questi giorni. Ci saranno tante sorprese, tante cose belle e interessanti in questo nuovo paese. Quindi se volete scoprire dove siamo con precisione, in quale città, rimanete connessi. Grazie per aver visto il video fino a qui. Super like. Un abbraccio dai tickets e ci vediamo al prossimo video. See you soon, perché ora bisogna parlare inglese. Bye! Bye bye.